Buonasera a tutti, io mi chiamo Malagoli Daniele, sono il rappresentante e colui che ha messo insieme questa acetaia dal nome Acetaia Malagoli Daniele. Come è nata questa acetaia? È nata secondo le tradizioni della nostra famiglia, della famiglia Malagoli, famiglia tipica e caratteristica modenese, in quanto il prodotto aceto balsamico, oggi così chiamato tradizionale di Modena, è un prodotto DOP, trova lunghe e larghe radici nel nostro territorio. Noi abbiamo all'interno della nostra azienda vari collaboratori e cerchiamo anche collaborazioni esterne. Cerchiamo collaborazioni esterne soprattutto persone che derivino da un mondo che li ha formati, da una scuola che è particolarmente attenta ai problemi della cucina e ai problemi agroalimentari, e sicuramente le persone che con noi collaborano hanno fatto un percorso di questo genere. Percorso estremamente importante perché offre ai giovani, agli studenti o ai futuri collaboratori quelle basi essenziali che sono appunto le radici di una buona cucina. Siccome il prodotto che noi facciamo, l'ABTM, è considerato un condimento, non certo un alimento, un condimento, questo condimento va ad impreziosire quegli alimenti che attraverso le scuole di cucina un po' di tutto il mondo vengono portate avanti. Le scuole di cucina, soprattutto italiane. Noi abbiamo un grande maestro proprio qui a Modena, che è Bottura, che continua a vincere i migliori premi come miglior cuoco mondiali in tutto il mondo. Quindi questo prodotto portato sulla tavola e in mani sagge, in mani che abbiano già una determinata formazione culturale alle basi, non può far altro che arricchire dal punto di vista di sapori e anche di presentazione quei piatti che poi sono caratteristici delle nostre cucine. Noi si continua ad andare avanti, dicevo prima, dei controlli che venivano fatti all'interno della nostra filiera di produzione. Sono controlli sanitari perché il prodotto che va sulle tavole di tutto il mondo deve nascere in un ambiente sano, in un ambiente igienicamente corretto, e quindi l'USL, che è l'organizzazione che qua in Italia controlla la sanità dell'ambiente, del posto di lavoro, controlla che le botti, i pavimenti, le pareti, l'ambiente stesso sia un ambiente idoneo per produrre un condimento o un alimento, eventualmente nel momento in cui noi andassimo a produrre altre sostanze, come prima dicevo. In linea di massima noi si cerca anche delle collaborazioni con persone, perché noi lavoriamo in squadra, in gruppo. Naturalmente noi cerchiamo di divulgare la passione e lo spirito verso questo prodotto che è la tradizione del nostro mondo, e cerchiamo anche di collaborare con gli istituti, come di fatto noi abbiamo già collaborato con molti istituti di agraria italiani, locali e di altre regioni, attraverso visite agli studenti, attraverso tesi di laurea, tesine per raggiungere il diploma che questi studenti hanno portato avanti, e anche con la sede universitaria di Modena di Reggio, sempre nel settore agroalimentare e nel settore dei cibi e delle cucine, dando informazioni a questi studenti per poter portare avanti quel discorso che poi si risolve con la tesi finale, in modo tale che vengono conosciute quelle che sono le nostre culture. Noi abbiamo dato tantissimo spazio alle nostre tradizioni, alle nostre culture, e attraverso appunto questo amore che mettiamo nelle culture, noi nelle persone che dovessero venire a collaborare con noi cerchiamo senz'altro l'umiltà, che vuol dire lo spirito buono di avvicinamento alle nuove conoscenze,
già di base loro devono avere conoscenze, come dicevo prima, nel mondo della cucina, dell'agroalimentare, ma vengono affinate queste loro conoscenze attraverso stays, attraverso esperienze di collaborazione o lavorative proprio nel nostro ciclo di filiera di produzione. Naturalmente fino adesso io ho parlato del nostro prodotto che è aceto balsamico tradizionale, che si ottiene da un'uva caratteristica nostra che è il Trebbiano, la stessa qualità di uva che usavano i romani 2000 anni fa per fare i loro vini e per fare i loro aceti, che usavano mescolati con acqua da dare ai vogatori dei loro triremi per andare da Anzio, dal porto vicino a Roma, dove partivano per andare poi in Egitto e solcare tutto il Mediterraneo. Perché mescolavano l'acqua con l'aceto? Mescolavano l'acqua con l'aceto molto semplicemente perché la loro traversata non durava 2 giorni, ma potevano stare in mare su queste navi anche 2 mesi, 3 mesi, dei mesi, e quindi l'acqua da sola tendeva a putrescire, a prendere dei sapori molto strani. Con l'aceto, poiché l'aceto è un ambiente che non permette la vita ad altre microorganismi, era anche un ottimo conservante, oltre ad essere un energicizzante, dava un po' di energia, dava un po' di sapore e permetteva all'acqua di potersi conservare. Quindi questo in linea di massima è quello che noi facciamo, però tutto è bello, grande poesia, grande amore, grande tradizione, grande umiltà, grande spirito di partecipazione, lo si cerca nei nostri collaboratori, nei nuovi studenti che dovessero qua venire, ma è importante anche la fase della commercializzazione. Noi come commercializzazione ci serviamo di tutti i social, di tutti i mass media, di tutte le fonti possibili che oggi l'elettronica, che oggi internet, che oggi le varie forme di divulgazione di un'idea, di un pensiero ci sono messe a disposizione. Twitter, Facebook, WhatsApp, e chi più ne ha più ne metta, noi le sfruttiamo. Chi più di me è delegato a parlare e preparato a parlare della commercializzazione è sicuramente mia figlia, la quale costantemente gira un po' in tutto il mondo, dall'America al Giappone, in cui Europa, Inghilterra, Lussemburgo, ha appena tenuto un corso presso la Camera di Commercio che ha finalizzato e ha finanziato una scuola di preparazione di tutti i cuochi che uscivano dalle scuole di cucina del Lussemburgo, come abbinare questo condimento a tutti i piatti caratteristici e più importanti della tradizione lussemburghese. Però non di meno importanza, alcuni mesi fa ha tenuto dei corsi di lezione a Osaka e a Tokyo in Giappone, presso le 2 università culinarie e di cucina giapponesi, in quanto i giapponesi sono fortemente sensibili, come del resto poi anche gli americani, canadesi, australiani, nuovo-zelandesi, tutta gente fortemente sensibile alla bellezza, alle eccellenze della cucina e di tutti i prodotti abbinati alla cucina che in Italia si producono.